Reinterpretare le proprie passioni è l'unico modo che abbiamo per mantenerle vive. Oggi vi racconto come ho trasformato Ranni the Witch, il personaggio di Elden Ring, in una bambola di carta. Ciao, sono Vusketch, sono un illustratore e concept artist e sono qui su YouTube per condividere le mie esperienze e per ricordarci di nutrire i nostri sogni. Nostri sogni che spesso fanno fatica a rimanere in vita, facciamo fatica a perseguire perché arriviamo a un certo punto in cui ci sembra vano, ci sembra inutile continuare a inseguirli. Perché succede questo? Perché sembra che un sogno perda di significato. Quando inseguiamo qualcosa e siamo dediti a questa causa, cerchiamo in ogni modo di farla nostra, farla realizzare, arriva un momento in cui sembra che per quanto noi lottiamo, per quanto noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, non ci siano veri sviluppi, non ci siano punti di svolta, sembra che sia tutto inutile. E rimaniamo insoddisfatti da questa cosa. Almeno per me è stato così, fino a circa un mesetto fa, prima di aprire questo canale YouTube. Perché succede questo? Perché perdiamo la passione? Perché ci ritroviamo un giorno a rimanere chiusi in casa, a giocare ai videogiochi e non voler fare nient'altro? E so che molti si rivedono in questa cosa, ne sono assolutamente convinto. Beh, io penso che non ci sia una risposta unica per tutti, ma penso che ci sia un modo per gestire questa situazione. Sì, perché quando ci anestetizziamo davanti a un videogioco, quando iniziamo a consumare qualcosa, non per arricchirci, ma per il semplice fatto di alienarci da quella che è la realtà, stiamo davvero perdendo noi stessi. Però sentiamo, almeno io sentivo, mentre gestivo questo periodo di crisi creativa, che qualcosa non andava, sentivo davvero che c'era qualcosa dentro di me che voleva uscire. Sta di fatto che io sono rimasto un giorno come tanti davanti allo store della Play e mi capita la novità del momento, mi capita Marvel Rivals, un gioco che subito non ho apprezzato perché c'era qualcosa che non mi convinceva, riconoscevo quei personaggi che ho sempre amato da bambino, che tutti abbiamo imparato a conoscere anche con l'universo cinematografico Marvel, ma che in qualche modo sembravano sbagliati, sembrava che ci fosse qualcosa che non era propriamente loro, sembravano degli anime. Io con gli anime non ci vado particolarmente d'accordo, hanno un'estetica molto diversa rispetto a quello a cui ero abituato, eppure non era solo quello. Per intenderci, personaggi conosciuti come Tempesta, Wolverine, Spider-Man, Venom erano loro, ma allo stesso tempo erano trasformati, erano qualcosa che non era particolarmente familiare, e questa cosa mi aveva destabilizzato in un certo senso. Ho imparato ad apprezzare questi personaggi, ad amarli, non perché rappresentavano qualcosa a cui io ero abituato, ma lo reinventavano, lo spiegavano nuovamente. Prendevano degli elementi iconici del personaggio e li riadattavano a quelli che erano il gusto, il senso degli artisti, credo. Questa cosa qui io la sentivo proprio come una energia creativa, una forza di rinnovamento, una volontà di rinnovamento, una sorta di rinascita di quello che è l'estetica che conosciamo, ma anche appunto del videogioco che conosciamo, sì, perché, piccola parentesi, ultimamente i videogiochi tendono sempre a rappresentare la stessa formula, tendono ad avere sempre le stesse meccaniche, non che Marvel Rivals sia stata la rivoluzione culturale,
ma in un certo senso cerca di sbloccare questa situazione, cerca di liberarsi da quelli che sono i canoni del momento e di provare qualcosa di nuovo, qualcosa di coraggioso. Ecco, facciamo una piccola regressione. Circa un anno fa mi era stato chiesto di realizzare per una fiera del fumetto qualcosa che potesse essere accattivante, qualcosa che potesse essere riconoscibile dal pubblico, ma che allo stesso tempo potesse essere anche facile da costruire, da realizzare. Non avevamo molti elementi, molte risorse a disposizione. La prima cosa che mi è venuta in mente sicuramente sono state le action figure, questi elementi decorativi che tutti noi nerd abbiamo in casa, ma che sono allo stesso tempo molto costosi. D'altra parte mi chiedevo cosa potesse essere facile da reperire. Facendo della ricerca ho scoperto questo mondo, il mondo del papercraft. Sostanzialmente consiste nel realizzare delle opere di carta e sviluppare appunto tramite un modello queste sculture. Ebbene dunque, questi due spunti erano un po' la chiave di quello che stavamo cercando. Vale a dire, da una parte abbiamo degli elementi facilmente reperibili, come la carta, la colla, le forbici, colla vinilica, e d'altra parte possiamo ricercare dei personaggi pop, appunto. In quel periodo stava per uscire il DLC di Elden Ring e io ho amato quel gioco, un po' per lo stesso motivo di Rivals, dei personaggi iconici, facilmente riconoscibili, e che sicuramente rimarranno nell'immaginario dei videogiocatori per parecchio tempo. Il mio primo esperimento di questo progetto è stato Malenia, Blade of Mikla. Non perché è il boss che abbiamo odiato più di tutti, probabilmente, per la sua difficoltà, ma anche perché veramente iconica in sé. Sicuramente i suoi capelli rossi sono stati, insieme alla marcescenza scarlatta, quella che più l'ha rappresentata, questo rosso intenso, ma anche in un certo senso sbiadito, morente, unito a questo elmo un po' vichingo, d'oro, questo braccio d'oro che la difende dalla sua maledizione, e questa spada lunghissima. Ci sono tutti gli elementi per un character design, secondo me, di successo. Quindi, come sintetizzare questi elementi in un modello di carta? Bene, ho creato appunto il mio modello, ho iniziato a creare la texture, la skin di questo personaggio, e poi ho iniziato ad inserire gli elementi caratteristici. Voilà! La difficoltà in questo primo modello, appunto, era cercare di renderla riconoscibile, allo stesso momento facile da assemblare. Per quanto riguarda gli elementi caratteristici, me la sono cavata con della colla, appunto, semplicemente colla vinilica e forbici dalla punta arrotondata. Il vero problema però è sorto quando ho detto, va bene, ma come possiamo fare a realizzare dei personaggi con elementi caratteristici che però non sono così facilmente replicabili su carta? Per esempio, Ranni, la strega, caratterizzata da questo cappello enorme, da questo doppio volto, di cui uno spettrale, che non si capisce bene che cosa va a nascondere questo personaggio. Oppure Blythe, il lupo, con una testa da lupo, un'armatura imponente, un mantello che lo copre a metà. Ebbene, questi problemi mi hanno bloccato per un anno intero. Non sono riuscito, per quanto ci provassi, a sintetizzare delle forme semplici che potessero essere però caratterizzanti di questi modelli, di questi personaggi. Ma comunque continuavo a prototipare, sono stato aiutato da miei amici che mi davano dei feedback, ho costruito anche
più asset di quelli che in realtà mi servivano in ottica proprio di creare una sorta di linea di prodotti di questi personaggi, e alla fine, sbagliando diverse volte, comunque sono riuscito a portare a casa un risultato abbastanza convincente. Allora, questa è la situazione di Ranni al momento. Per realizzare il cappello e realizzare il mantello mi sono rifatto a degli elementi di cartotecnica, sostanzialmente modelli per creare delle scatole, che ho di nuovo reinterpretato e riadattato a quelle che erano le mie esigenze, creare dei personaggi. Tra l'altro qua è rimasto anche il nostro amico Blythe, che appunto per, diciamo, caratterizzarlo, siccome lui ha sempre un braccio mezzo nascosto, semplicemente l'altro braccio non gliel'ho fatto. E questa roba qui per me, per arrivare a questa soluzione creativa, è stato davvero uno sforzo immane arrivare a questa cosa. La cosa che ha risvegliato la mia energia creativa in questo procedimento è il fatto di dover sintetizzare queste forme molto complesse, come appunto il cappello di Ranni. Dove è finita? Il cappello di Ranni non è esattamente così. Così forse poteva esserlo in un gioco per PlayStation 1. Per cui, come potevo sintetizzare delle forme così complesse in qualcosa che potesse essere pratico e facile da costruire? Questo è stato davvero l'elemento che più mi ha bloccato in questo periodo. Ma mi sono reso conto che assemblando piccoli pezzi, un po' da una parte e un po' dall'altra, si poteva appunto ovviare a questo problema. Ed è esattamente quello che serve per essere creativi. Mi spiego meglio. Al momento della scrittura di questo video, io sono stato un po' preso dalla sindrome dell'impostore, perché mi sono detto: ma alla fine che cosa hai fatto tu? Se non prendere dei pezzi che qualcun altro aveva già creato e assemblarli insieme. È davvero un prodotto tuo questo? Mi sono risposto di sì, perché è questo che fa la creatività. Ovvero, partiamo da qualcosa che ci appassiona, qualcosa che amiamo. Lo facciamo nostro, non nel momento in cui diciamo questa cosa mi convince, questa cosa mi piace, ma nel momento in cui riusciamo ad assimilarla, a reinterpretarla e a trasporla in qualcosa di nuovo, a definire delle nuove idee. Questo è quello che rende una persona creativa, questo è quello che mantiene viva la nostra passione. Per cui è inutile fermarci davanti all'aspettativa di creare qualcosa da zero. È inutile continuare a creare qualcosa che sentiamo che non ci rappresenta, ma è utile comprendere cosa ci piace, capire perché ci piace, capire perché siamo continuamente distratti da questo videogioco, da questa serie TV, e poi trasformarla e renderla nostra e creare qualcosa di nuovo. Questo è veramente la chiave per uscire da quel loop che ci blocca, quel loop di non posso farcela, non ho energie, sono stanco e balle varie. Spero di avervi davvero aiutato, spero di avervi dato qualche spunto su cui riflettere e qualche idea per continuare a nutrire le vostre passioni, a nutrire i vostri sogni. Se dovesse farvi piacere vedere qualche altro personaggio, qualche serie TV, qualche film in particolare, siete liberi di scrivermeli nei commenti.
Se foste interessati ad acquistare questi modelli che ho creato, sono disponibili su Etsy, e comunque nel prossimo futuro penso proprio che mi dedicherò alla realizzazione di altri di questi modelli. Riscoprendolo, infatti, dopo tempo, mi sono accorto di aver già abbozzato diversi personaggi come Lara Croft di Tomb Raider, oppure Solaire, Dark Souls, i personaggi di The Last of Us, e vorrei crearne davvero tanti. Questo progetto ha risvegliato la mia passione di creare, non solo perché disegnavo e trattavo di tematiche che mi piacevano, di media che mi piacevano, ma anche perché realizzare qualcosa con le proprie mani, dopo aver lavorato tanto col digitale, ti fa apprezzare nuovamente quello che stai facendo. Detto questo, vi saluto, vi chiedo di condividere questo video con i vostri amici creativi o che vogliono essere creativi, lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale.